Era il 28 ottobre del 1922 e Benito Mussolini scese dal treno per andare alla testa di un gruppo sparuto di uomini che stava marciando su Roma. Da allora fino al 1925 il dittatore smantellò ogni opposizione creando il suo regime. Il giorno prima i cosiddetti quadriumviri si posero alla guida della spedizione, un nome che riprende palesemente il triumvirato romano, dando quel tocco nostalgico all'ideologia del partito. Furono De Vecchi, Balbo, Bianchi ed Emilio De Bono a guidare la spedizione nella capitale. Il governo di Facta era incapace di fare qualsiasi cosa, paralizzato dalle difficoltà parlamentari. Il presidente del Consiglio tentò comunque di spingere il re a dichiarare lo stato d'assedio. Facta si recò da Vittorio Emanuele III, ma questo vedeva con simpatia il movimento fascista, quindi si rifiutò di firmare il decreto che avrebbe permesso di usare l'esercito contro il partito fascista. Fallito il tentativo, Facta rassegnò le sue dimissioni. Di conseguenza Mussolini venne convocato dal re. Il giorno successivo formerà un governo tutto da solo. L'ascesa del dittatore era stata facilitata dallo sfruttamento dei diritti democratici conquistati dalle masse. Queste vennero rese fanatiche all'indottrinamento e un continuo appello al grande passato nazionale con programmi che facevano gola al popolo, ma che in realtà erano solo contraddittori e pieni di vuote parole. Il partito aveva già iniziato un'intensa propaganda che si diffuse anche tramite il contatto diretto tra i capi e il popolo, con i famosi discorsi in piazza di Mussolini. Questo avveniva anche con un abilissimo sfruttamento dei nuovi mezzi di comunicazione di massa, la radio e il cinema. Essi permisero di portare nelle case dei cittadini la voce dei politici, che ebbero di conseguenza una maggiore presa sul popolo. Ricordatevi bene quest'ultimo punto, cioè che i mezzi di comunicazione favoriscono il diffondersi anche di idee politiche, a volte anche eversive. Il tempo presente non è usato a caso, quelli che oggi chiamiamo mass media sono ancora uno strumento perfetto per diffondere idee politiche. La propaganda, infatti, è composta di incessanti slogan e idee semplici, primitive potremmo dire, ma molto efficaci. Loro sono il male, noi siamo il bene, ti suona familiare? Torniamo nel 1922. Mussolini aveva appena preso il potere. I nemici più forti del fascismo erano Armando Diaz e Thaon di Rebel, i due generali più influenti della Prima Guerra Mondiale, e Filippo Turati alla guida dei socialisti. Il 16 novembre 1922 Mussolini chiese sprezzante i pieni poteri per ufficialmente combattere chi cerca di distruggere lo Stato. In verità, di lì a poco avrebbe istituito il Gran Consiglio del Fascismo con membri del Parlamento ed esponenti del movimento fascista. In un primo momento il Gran Consiglio non aveva dei poteri ben precisi, ma con l'andare del tempo diventerà un vero e proprio Parlamento, sostituendosi a quello che già esisteva. Nel gennaio del 1923 venne istituita la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, un nome tutto sommato carino per far entrare nell'esercito le camicie nere fasciste e le loro violenze. Ovviamente quest'ultime continuarono ancora più efferate di prima, devastando tutto quello che era associato al comunismo, al socialismo, ai cattolici, anche giornali non allineati, persone influenti che non erano d'accordo con il partito nazionale fascista divennero i bersagli delle squadracce. Nel novembre dello stesso anno il partito assestò un altro duro colpo. Venne approvata la nuova legge elettorale che diede una maggioranza assoluta e schiacciante al fascismo, la cosiddetta legge Acerbo, che permise una vittoria alle elezioni. Fu l'inizio dello smantellamento dello Stato di diritto. Giusto per fare un paragone con una legge elettorale molto vicina ai tempi nostri, la legge Acerbo prevedeva che chi avesse ottenuto la maggioranza dei voti alle elezioni avrebbe ottenuto 2/3 dei posti in Parlamento. Oggi questo viene chiamato premio di maggioranza. Con sorpresa i cattolici appoggiarono Mussolini e Sturzo fu costretto a dimettersi dalla dirigenza del Partito Italiano Popolare. I cattolici contrari scapparono all'estero o si rifugiarono in Vaticano. Tra questi c'era anche De Gasperi, il primo presidente del Consiglio della Repubblica Italiana. Vennero anche indette delle nuove elezioni che, chi l'avrebbe mai detto, vennero vinte dalla coalizione fascista. Il cosiddetto listone, cioè una lista elettorale di partiti capeggiata dai fascisti, prese il 60,1% dei voti, una percentuale ottenuta grazie alle squadracce fasciste che nei seggi minacciavano chiunque non avesse votato per il listone. Poco dopo il voto, cioè nel maggio del 1924, avvenne il famoso caso Matteotti.
Il parlamentare denunciò di fronte alla Camera le violenze e i brogli elettorali. Poco dopo sparì per mano di sicari fascisti. I deputati dell'opposizione abbandonarono il Parlamento chiedendo l'abolizione di tutte le leggi emanate da Mussolini, appellandosi al re, che invece non intervenne. Ormai la frittata era fatta. Questa è oggi chiamata la secessione dell'Aventino. Il mancato intervento del re dimostra proprio uno dei punti messi in luce dagli storici sulla nascita del fascismo, cioè le divisioni e le lotte politiche interne al paese lasciarono campo aperto all'ascesa della dittatura. La lezione che molti intellettuali impararono fu che non bisogna mai essere divisi davanti agli aspiranti dittatori. Gli oppositori devono sempre rimanere uniti. Solo dopo la sconfitta della dittatura un paese può tornare a scannarsi sulle inezie politiche. Comunque sia, il 3 gennaio del 1925 davanti al popolo Mussolini si assunse la responsabilità del delitto Matteotti. Il regime tentò di assassinare gli oppositori anche all'estero, come Carlo Rosselli, assassinato nel 1937. Fu un democratico socialista ed esponente del movimento Giustizia e Libertà di opposizione al fascismo e riparato a Parigi. Da qui iniziò ufficialmente la dittatura. C'è da dire che dopo il colpo di Stato del 3 gennaio ci furono delle opposizioni al regime. Anche se non era consentito parlare apertamente contro il regime, molti organizzarono dei movimenti di resistenza più o meno clandestini che non ebbero molto successo per il momento. Conoscendoli avreste potuto incontrare comunisti, socialisti, cattolici e anche i liberali che non appoggiavano il duce. L'antifascismo scriveva anche un giornale clandestino diretto da Gaetano Salvemini, Rossi e Piero Gobetti chiamato Non Mollare. Ci fu addirittura un giornale chiamato Rivoluzione Liberale. Negli ambienti culturali l'opposizione si raccolse attorno a Benedetto Croce e alla sua rivista La Critica. Qui i giovani intellettuali affiancati dallo stesso Croce parlavano di libertà. Chiaramente il Partito Comunista era quello più attivo anche a livello materiale, con riunioni clandestine, numerosi giornali locali, qualche tentativo di sabotaggio o attentati. Perfino i cattolici crearono Azione Cattolica che raccoglieva migliaia di giovani nel segreto tentativo di opporsi al fascismo. Tutto questo era contrastato dalla temibile OVRA, la polizia segreta fascista che faceva letteralmente sparire gli oppositori. Ora spostiamo il nostro ascolto sullo smantellamento dello Stato di diritto e l'interruzione della democrazia. Dalla presa del potere in poi, le conseguenze le conosciamo tutti ormai, attraverso graduali riforme che abrogarono di fatto la Costituzione del Regno d'Italia. Mussolini diede vita a un regime totalitario. Nel 25 il capo del governo non era più responsabile delle sue azioni davanti al Parlamento, ma soltanto davanti al re, e solo lui poteva dimetterlo. Almeno in teoria, perché fino a quando Mussolini avrebbe tenuto in mano tutta la società italiana, il re avrebbe potuto fare ben poco. Per non farci bastare nulla, il capo del governo aveva la facoltà di emanare leggi senza l'approvazione delle Camere. Lo Stato di diritto era così smantellato. Vennero sciolti i partiti e perseguitate ancor più duramente le organizzazioni antifasciste. Tutti gli oppositori erano ormai agli arresti, morti, fuggiti o alla macchia. Vi lascio immaginare la sorte dei deputati della secessione dell'Aventino. Ma per smantellare ogni diritto bisogna anche rivoluzionare il sistema giudiziario. Venne ripristinata la pena di morte e furono creati dei tribunali speciali per la difesa dello Stato composti soltanto da giudici fascisti. Il tribunale speciale aveva il compito di perseguire i reati politici. Praticamente ogni cosa che non andava a genio dei fascisti era illegale, perseguitata e distrutta. Dal 28 al 36 il regime si fece ancora più forte. Il Parlamento non serviva più a niente, era il Gran Consiglio del fascismo a presentare al re la lista dei ministri, a fare le leggi e a decidere. In questo modo i capi del partito erano anche i capi del governo. La Carta del Lavoro diceva che tutta l'economia era al servizio dello sviluppo della potenza nazionale. Come è noto anche a scuola, a ogni livello sociale il regime fascistizza tutto quanto, cioè ogni aspetto della vita dei cittadini, o meglio dei sudditi in questo caso, venne il più possibile controllata e indottrinata. L'Operazione Nazionale Balilla, la Gioventù Italiana, i gruppi universitari e le associazioni di lavoratori diffondevano le parole del duce e il mito della nazione armata, con l'intensificazione anche delle attività sportive e della ginnastica, delle esercitazioni militari addirittura. Viene preso come modello l'antica Roma e poi venne distorta in una Roma forte, marziale e militare, mentre sappiamo benissimo che Roma era anche cultura, arti, filosofia, grandi rivoluzioni sociali e storiche.
L'economia invece attraversò varie fasi di crisi sia di ripresa. Era lontana dalle promesse elettorali di benessere e ricchezza. Si avviò la famosa battaglia del grano con lo scopo di perseguire l'autosufficienza. L'Italia produceva quasi tutto il cibo da sola, con poche importazioni. La campagna ebbe successo nell'ottenere l'aumento della produzione nazionale di grano e nella conseguente diminuzione dalle importazioni. Ma vennero coltivati soprattutto cereali, portando ad abbandonare le coltivazioni più specializzate e redditizie come olio, vino e seta. Tra il 25 e il 31 vennero alzati i dazi doganali per l'importazione di grano e alimenti vari. Perché la dittatura iniziò questa lotta economica e soprattutto propagandistica? Perché l'Italia voleva diventare indipendente a livello economico e lasciare nel paese solo prodotti nazionali, ma era anche un modo per combattere contro gli altri paesi, togliendogli un mercato nel quale vendere i prodotti, quindi dare meno soldi ai paesi rivali, in poche parole. Nell'immediato i problemi non si risolsero, ma l'economia italiana migliorò un po'. Peccato che le coltivazioni di cereali abbiano uno scarso valore economico, perché vengono pagate poco e questo scarso valore ritornò vivo nel secondo dopoguerra, quando l'Italia si trovò ancora con un'agricoltura povera e poco competitiva sul mercato mondiale. Anche se il regime favorì l'introduzione di pesticidi, macchine agricole e fertilizzanti più efficaci, i poveri contadini non potevano comprare macchine così costose e gli imprenditori agricoli non avevano la minima intenzione di comprarle. Un bracciante costava meno. I problemi economici aumentarono nel 1929. In questo periodo il fascismo fu caratterizzato da una politica di autarchia, cioè facciamo tutto a casa nostra e per conto nostro. Ma questa non è una novità a livello internazionale. Anche moltissimi paesi europei stavano alzando le loro barriere doganali con dazi per proteggere l'economia interna. Il fascismo esasperò questo concetto facendolo sembrare una vera battaglia tra l'Italia e il resto del pianeta Terra. Fu in questo periodo che venne fondato l'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, un'azienda nazionale che assunse il controllo di tutte le aziende in fallimento a causa della crisi. Così anche lo Stato si fece imprenditore e controllò anche la vita economica. Ricordate Azione Cattolica? Solo nel 1931 Mussolini riuscì a imporre l'ideologia fascista all'interno delle scuole in mano alla Chiesa. In questo caso la Santa Sede si piegò alle richieste del regime sotto il pontificato di Pio XI. In politica estera, i rapporti con il Vaticano erano spesso molto tesi e in parte distaccati. Il Vaticano ufficialmente appoggiò la politica fascista, ma come abbiamo detto, accolse anche alcuni antifascisti e finanziava Azione Cattolica. In ogni caso, mantiene una facciata di accordo con il regime. Arriviamo così alla stipula dei patti lateranensi del 1929 dopo lunghissime trattative. Al Vaticano viene riconosciuta l'assoluta giurisdizione nel territorio dello Stato della Città del Vaticano. Viene riaffermata la religione cattolica come unica religione di Stato in fortissimo contrasto con le idee fasciste e una serie di altre norme che non stiamo qui a elencare perché tanto non ci interessano. Sappiamo tutti quanti delle imprese coloniali in Etiopia, nel Nord Africa e la fondazione dell'impero nel 1936 da parte di re, o meglio l'imperatore Vittorio Emanuele III. Infine, nel 1936, nel luglio in particolare, abbiamo un accordo tra Hitler e Mussolini che intervennero entrambi nella guerra civile spagnola a favore di Francisco Franco. E qui si apre un altro capitolo e un altro video. In conclusione, in questi ultimi 2 video di storia abbiamo visto come l'ascesa di Mussolini non sia stata frutto del caso o una semplice melamarcia, come alcuni opinionisti o pseudostorici vorrebbero farci intendere. È stato il frutto di sentimenti, cambiamenti sociali, economici, tecnologici e soprattutto politici. La tesi è che fu il contesto a creare il ventennio, non il ventennio che ha creato questa barbarie. Il fascismo fu un movimento, potremmo dire, d'avanguardia per l'epoca, perché fece da apripista a tutti gli altri regimi totalitari del Novecento.